Continuiamo la serata a goderci questo sole stellare. Robby, potremmo mettere la moto là? Comunque Enrica devi investire qualcosa in più in tende la prossima. Le fette. Lo so, ma è tosto. Che mi sta chiamando? Che sono un cane. Con la luce più soft si può apprezzare. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Oggi è sabato 29 luglio 2023. Come vedete alle mie spalle sono ancora vicino a casa, sto partendo adesso. Sono circa le 14 ed è un orario alquanto anomalo per quel che mi riguarda. E questo già dovrebbe farvi accendere la lampadina su quello che ci aspetta oggi. Oggi sarà un video non improntato ai chilometri quanto a un'esperienza nuova, un'esperienza diversa che non farò da solo, la farò con un altro utente delle YouTube che conoscete molto bene. Sarà un'esperienza nuova, diversa dal solito, pochi chilometri ma tante risate, tempo da trascorrere insieme. Sarà un momento per raccontarci e mi racconterà del viaggio che ha fatto con la moglie e ci racconteremo un po' e vi porteremo con noi, ma non vi anticipo nulla. Andiamo, che sicuramente, conoscendo il personaggio, sarà in anticipo. Io sono sicuramente in anticipo di qualche minuto. Ci troveremo dalle parti di Voghera, l'appuntamento è per le 3, sono in netto anticipo, ma scommetto che anche lui lo sarà, quindi andiamo a recuperarlo. Go! E tra l'altro anche la temperatura certamente non è fresca, ma neanche il caldo torrido di qualche giorno fa, quando ci si scioglieva il sole come gelati. Praticamente ci sono 32-33 gradi, è caldo ma non torrido. Di tanto in tanto c'è qualche nuvoletta che si mette davanti al sole che fa percepire anche qualche grado di meno, quindi per adesso va bene così. E intanto sono le 14:25 e sono a poche centinaia di metri dalla pompa di benzina dove siamo dell'appuntamento. Sono stra certo che lui è già lì, ma adesso lo scopriremo insieme. Caro amico Fritz, non ci siamo, stavolta mi è deluso. Sono le 14:30 e non c'è. Vabbè, aspetteremo l'arrivo. Intanto faccio benzina, lui mi aveva detto già che aveva il pieno, quindi mi porto avanti. Mi meravigliava il fatto che non fosse puntuale, no? Allora mi sono spostato di 100 metri, sento fischiare. Che mi sta chiamando? Che sono un cane. Guardate chi è. Sei veramente uno zio. Ma guarda che bella ombra che c'è. Cazzo ne so, ho fatto benzina qua, c'era uno zio, ci ha messo 100 anni a fare benzina. Come hai fatto a non vedere? Non mi sono Non lo so, infatti ho detto ragazzi, ma è strano che il presidente qua arriva in ritardo. Fai dai, il giro, va. Facci il giro e arrivo, dai. Ecco chi sarà il mio compagno di viaggio, Roberto, alias Gallina, in arte il presidente. Adesso prendiamo la moto e andiamo a recuperarlo. In effetti mi sembrava molto strano, estremamente strano non fosse presente Roberto. Praticamente lui è al parcheggio che è adiacente alla pompa di benzina, giustamente è al fresco e io non avevo minimamente pensato potesse mettersi lì. Eccolo qua. Infatti mi aspettavo di vederlo all'ombra, ma non capivo dove potesse essere. Ed eccolo qua, ora ci mettiamo all'ombra anche noi e go! La gallina pure ci ha messo. del pensionamento. Questa è una new entry, Robby. Però vedi, li ho messi sul portatanica. Portatanica, una roba intelligente. Portatanica di qualità. Anche se sono convinto che prima pioggia mi sa che la perdiamo. Dici? Me l'hanno venduta come uova d'oro, che dovrebbe produrre uova d'oro. Cioè, andremo a vedere. Comunque Roberto era già qui, sì, come immaginavo, all'ombra. All'ombra, sotto le fresche frasche. Ah, glielo diciamo o non glielo diciamo? Aspettiamo a dirglielo. Che siamo in ritardo. No, quello che alle 3 di mattina. Quello che faremo male. oggi. No, non devi niente. Non facciamo, partire alle 3 lo di diciamo mattina. strada facendo allora. Oggi comunque è slow. Oggi è slow, oggi molto relax. Slow, easy e relax. Pochi chilometri e parecchie risate oggi. Speriamo, se no stasera non chiamiamo le ambulanze perché ci stiamo uccidendo. Vabbè. Qualcosina ho detto, ma adesso non gli diciamo più di tanto, anche se vediamo ormai le vedete belle cariche con anche degli accessori che non sono proprio da usare in giornata. Cioè, Roberto mi ha detto, ma tu per quando stai fuori? Per una settimana? Raga, dai, go, si va.
Guardate che colori, sembra di essere in un quadro ad acquerelli, veramente bello. Di sopra c'è una panchina gigante molto bella dove siamo stati, l'ho portato anche sul canale il video. Come potete immaginare adesso punteremo Passo Penice, che tra l'altro, se le informazioni sono corrette, dovrebbe essere stato riasfaltato anche a salire da Varzi verso il passo, quindi dall'altro lato sapevo già che era decente, mentre da quest'altro lato era pessimo. Stando a quello che mi dicono, probabilmente troveremo la sorpresa di trovarlo in maniera decorosa su entrambi i lati, quindi non ci resta che puntare il Penice, che è esattamente davanti a noi. 15:23, siamo a Varzi, ai piedi del passo, località Ponte dei Sospiri. Adesso qui, se andassimo a destra ci terremo sul passo del Brallo, ci teniamo verso sinistra e puntiamo Passo Penice. Sapete che forse la notizia che ci avevano dato che avevano rifatto il passo è vera? Perché guardate qua, abbiamo visto asfalto nuovo, perlomeno all'inizio, vediamo un po', scopriamolo insieme. Dire che l'hanno riasfaltato mi pare una blasfemia, ma sicuramente l'hanno migliorato in tanti tratti, anche se resta comunque un passo che non è minimamente paragonabile a tanti altri manti stradali, ecco. In questo momento è ottimo, però come vedete poi smette e si riprende come prima. Vedete, per terra adesso qui si inizia a zompettare, quindi sicuramente è stato migliorato in tanti tratti, ma dire che è un asfalto decoroso mi sembra un'esagerazione, un eufemismo, ecco. Noi adesso arriveremo lì dove ci sono quelle antenne. Immagino che faremo prima una sosta sul Passo Penice, anzi prima del passo faremo sicuramente una sosta alla Fontana dell'Acqua, dove io dovrò riempire la tanica, perché adesso vi faccio una piccola spoileratina. Fondamentalmente io e Roberto passeremo la notte sopra il Passo Penice. L'obiettivo nostro è trovare un accampamento molto wild e vicino alle antenne in alto dove c'è il santuario, e accamparci lì, rilassarci. Abbiamo tutto l'occorrente a bordo, dal cibo alla tenda, alle sedie, al pentolame, caffettiera, insomma abbiamo tutto e di più. L'obiettivo è goderselo, divertirsi, ecco, ridere e scherzare. Vi confermo quello che vi ho sempre detto sul Passo Penice, è di bassissimo livello, ragazzi, bassissimo livello, soprattutto l'asfalto è veramente qualcosa di indegno, si salta come i canguri, sembriamo qua, due canguri, e stiamo andando letteralmente piano. In alcuni tratti vi ribadisco è asfaltato, ma la maggior parte è pietoso. Vi posso garantire che chi viene qua e sostiene di vado al Penice per farmi due curve, probabilmente le curve non le ha fatte mai, perché qua devi fare più che altro uno schiva la buca qua e schiva il dosso. Comunque adesso tra un po' ci fermeremo per fare rifornimento di acqua. La tanichetta ce l'ho a bordo, l'acqua generalmente qui è fresca e si va a vincere facile, come direbbe Rocca. Adesso qui ci facciamo rifornimento di acqua, ecco la tanichetta, lì è l'acqua e si va a vincere facile. Grappa? Allora, fresca e fresca, guardate qua, un'acqua ghiacciata esce da lì. Robby? Sì, molto bene, almeno abbiamo l'acqua potabile. Ci hanno imitato qua sotto, quindi? Sì, ma Sotto sono altre tende, non è che, eccola lì, l'altra tenda è lì. ce n'è qualcuna. Non è che andiamo sopra alla chiesetta, lì ci tocca fare la coda? No, non C'è la cassa, dice, qua si paga oggi. C'è il ticket d'ingresso. Comunque adesso faremo un piccolo breve passaggio su Passo Penice e poi via sulla chiesetta e ci accampiamo e iniziamo ad aperitivizzare praticamente. Sono le 3:30, non è un po' presto. Iniziamo con prosecco e taralli e lonza e chi più ne ha più ne metta. E da 32 gradi che c'era sotto a Varzi, qui siamo già a 26, sotto quest'ombra si sta da Dio. Tra l'altro l'idea di fare questa esperienza, diciamo così, questa uscita, perché l'esperienza non è un'esperienza nuova, ho fatto già Capo Nord tutti in tenda, Islanda tutti in tenda, quindi l'esperienza della tenda non è una roba nuova, ma di fare questa esperienza nuova con Roberto in questo caso è nata giovedì lo chiamo, dico Robby, che fai il weekend? Ma il weekend io sarei occupato, E poi invece ragionando è occupato in realtà quello successivo, ho detto guarda, io ho intenzione di fare questa esperienza qui, che in realtà non doveva essere fatta qui sul Penice ma in un'altra parte più a nord, ma siccome più a nord sono previsti temporali dalle 7 a mezzanotte, allora abbiamo detto dobbiamo andare a prendere l'acqua per non poter stare neanche all'aperto a guardare le stelle in silenzio, a raccontarci, ridere e scherzare, piuttosto cambiamo meta. E allora
gira e rigira, abbiamo detto ma scusa, ma se andassimo sul Penice? E dai, proviamo, ed eccoci qua. Allora, come vedete qui sul Penice c'è sempre un bel via vai, e tra una curva e l'altra eccoci qua, passo Penice, Bobbio. Adesso faremo un piccolo break, dopodiché santuario della Madonna del Penice. E là, che assembramento qua che c'è un po' di movimento qua, un po' di moto di tutti i generi. Presidente, allora il vero salame di Varzi qua, salami DOP. Noi a bordo abbiamo la Lonza abruzzese. Lonza abruzzese. Sono l'accento? Cioè è diverso l'accento, esatto. Penso dalla vostra c'è l'accento. Qui sotto sono piste da sci, impianti di risalita piccolini, eccoli qua. È il solito movimento che c'è qui sul passo. Sì, qua tanti vengono qua. Per la zona, per i locali. Tanti della zona vengono qua per fare le curve. Mi dovete spiegare voi che curve si possono fare su un manto d'asfalto così pessimo. Tranne qualche centinaio di metri nuovi, oggettivamente sono nuovi e sono perfetti. Però finiti quelli iniziano a fare tipo i canguri che zampettate come i grilli fanno. E quindi un po' alle grotti, praticamente da una curva salta dall'altra. Praticamente da qui ci teniamo sulla sinistra, ecco dove sta andando lui, e puntiamo il santuario della Madonna del Monte Penice, che dista a circa 4 km da qua. La stradina, come potete immaginare, è piccola, è stretta, spesso e volentieri c'è qualche buca, si zompetta un po', però in cima lo spettacolo è notevole. L'obiettivo nostro è arrivare su, trovarci una bella piazzolina, attrezzarci, cambiarci, prenderci un po' di sole, rilassarci, stare in molta tranquillità, come tranquillamente saliamo su questa strada qua. Tra l'altro in alcuni tratti si sale anche abbastanza decisi, abbastanza in pendenza. Vedete che belle casettine che ci sono? Uno viene qui e si rilassa, quello che vorremmo fare noi, solo che loro hanno la casa e noi da poveri veniamo in tenda. Dovrebbe essere anche un altro santuario piccolino, eccolo qui, un'altra cappella credo che sia questa. Molto gradina e deliziosa, ma in alto è decisamente tanta roba, c'è anche una vista non da poco. Qui sopra è dove vogliamo arrivare noi, tra l'altro vedo anche un bel po' di gente, un bel po' di tavolini, quindi penso che sia anche un po' trafficato. Guardate che vista che c'è, un po' di foschia ma tanta roba, la temperatura neanche a dirlo che è ottima, divina. Adesso qui c'è un bel tornante in piedi e si va. Siamo quasi arrivati, C'era anche un po' di vento, è molto delizioso questo vento, tra l'altro. Guardate che spettacolo che c'è davanti a noi. Questa è la vista che c'è da qua. Questa è la vista che c'è da qua sopra. Roby, temperatura serie A. 22-23 gradi mi hai detto. Io non Alta quality. Non ho neanche guardato, a dire la verità. Stiamo scrutando dove dormire, presumibilmente quello sarà il nostro punto di accampamento, vicino alla legna e alle moto, e dove c'è questo piccolo verde ci metteremo con le tende là. Anche perché di qua vedo un po' troppa terra dura, invece lì con un po' di verde, sì, facciamoci un giro di qua e vediamo. Guarda, ci portiamo via un po' di paglia qua. Un po' di questa paglia qua la mettiamo sotto. Bravo. Molto deliziosa la vista qua. Questi tavolini. Adesso faremo un giro qui intorno al santuario. Qui sotto praticamente c'è il passo dove eravamo poco fa. E stando a Mappite, qui tra l'altro ci dovrebbe essere anche una fontanella che però non vedo, perché di acqua ne abbiamo a go-go. Tra l'altro è pure vicino, però Mappite da questa parte qui dava la fontanella. E anche l'acqua ce l'abbiamo eventualmente. Anche qui sotto non sarebbe male, guarda c'è il parcheggio vicino. Siamo più vicini all'acqua. Anche qua. Forse qui abbiamo meno vista che rispetto a là. Sì. Lì forse è più bella come location. Però anche qua sotto non sarebbe male. Io non vedi una mazza. Qui c'è la chiesa vicino. Così se bestemmiamo si sente da qua. Beh, di là sicuramente c'è una vista più bella. Dove? Lì. Beh, lì sotto, ti metti lì sotto, lì è molto più carino. Questa qui è la chiesa, ma ci facciamo anche un giro dentro. Questo è il santuario della Madonna del Penice.
completamente spoglia, diciamo. Che vista che c'è, eh? Tra l'altro il meteo strepitoso, meteo fantastico, queste nuvolette che vanno e vengono, ma temperatura ottima, ventilato, è difficile pretendere di più. Tra l'altro ho incontrato un ragazzo, Fabio mi pare di ricordare che si chiama, lui e la compagna che stanno andando in Scozia. Ieri sera ho visto il post su Facebook, poi ho riconosciuto la moto e ci siamo scambiati 2 chiacchiere e adesso lui prosegue verso Torino dove dormirà questa notte e poi proseguiranno il viaggio. Ecco qui, adesso dove è entrato Roberto, entro anch'io e qui dovrebbe essere la nostra zona campeggio. Qua. Robby, potremmo mettere la moto là? La mette qua? Qui è tutto molto figo, Robby. Extra wild questa roba qua. Se non arrivano i lupi stasera. Non lo so se ci sono, ma... Sinceramente ci aspettavamo di soffrire un po' il caldo, invece si sta decisamente divinamente. Guardate come ci siamo attrezzati il nostro campeggio wild. C'è il presidente lì che sta ancora sistemandosi. Questa è la mia tenda, la sedia da regista. Guardate che cartolina che abbiamo. Soltanto i grilli, si sentono le cicale. Il signor Gallina che gli si è ritirata la tenda qua. Questa è su misura, ragazzi, eh? Ci stai dentro qua? Sì, dovrei starci. Ma questo è monoposto, è monoporzione questo. No, la danno per 4. La danno per 4. Per 4 di 0. Secondo me qua non ci stai qua dentro, No, ma dici? mica, tipo sarcofago qua Ma dentro. ci sto. A pasto e avanza, ma che bello. Secondo me non ci stai per lungo. Ma fa niente, taglio fuori e butto fuori i piedi con gli stivali. Ci sta? Ci sta. Perfetto. Solo forse ti devi mettere in un'altra posizione. Se ti metti così stai verso giù. Guardate che stand di biancheria che ho fatto qua. Grazie al vento mi si stanno asciugando le cose. Sciurgallina, allora? Aspetti. Guarda qua che sedia da imperatore che tu, Oh, Preciso. questo sì che è vita. Così, ma lei dove si siede? Mi pigliava per il culo. Oh, ti sei portato tanti quella roba che sembra che stai fuori una settimana. Sì, ma vuoi, guarda il paragone. Guarda la tenda della guarda qua, il re e il vassallo. Mi spiegate come cazzo ci fa a stare in una tendenata dei puffi, 2 metri di uomo. Io però ho più bagaglio, ho più spazio di te quando devo comprare le specialità locali. Tu invece con tutto quell'ambaradan lì Adesso ti faccio vedere. ti serve un pullman. Adesso ti faccio vedere io che cosa ti sforna Max dalle borse lì. Aspetta che mo attrezziamo qua. Adesso attrezziamo. Non è ancora finito, questo è tipo Candid Camera, un po' alla volta. Poi ce l'avete il cuoco al penice, guardate qua. Va bene. Signor Gallina, il presidente qua con... Va bene la tenda, va bene la moto, va bene il coso, però un po' di dignità ci vuole. un po' di... ragazzi. Ma guardate qua. Ci vuole un po' di dignità. Taralli, lonza, tagliere, prosecco per i puff, questa è abbinata alla tenda. Esatto, uguale. La davano insieme. Fantastico. Superlativo questo sarà un aperitivo semplicemente fantastico. Se mi serve qua? Non so, cosa vuoi? No, nulla, non serve nulla. Vabbè, ora abbiamo il prosecco, non lo bevi, prendi quello che c'hai, vediamo. C'è la campana per fare pronta la cena? Stavolta non abbiamo badato a spese proprio, questa la puoi mettere appena alla tenda che magari si muove col vento. Ecco così, perfetto. Antifurto. È bello stagionato comunque. Sì, ma puoi anche farle più sottili le fette. Lo so, ma è tosto Non, farle più non è 1 centimetro di fetta che dobbiamo mangiare. Una fetta da 1 centimetro la vedo dura. Solo vabbè, ma poi la riaffettiamo più volte, dai. Lo facciamo a cubetti? Dai, va bene. Vieni tu, vuoi fare tu? No, taglia. È la tua specialità locale, te la tagli te. Assaggia. Adesso assaggio. No. Com'è? Com'è? Oh? Alta qualità. Da dove arriva? Dall'Abruzzo con furore. Col furgone? Dai, assaggia. Assaggio. Dai. Tieni la tua bella macchinetta. Io prendo quella più sottile, 20 centimetri. Dimmi com'è. È buona. È una bomba, bella matura. Cos'è che è? Filetto di lonza.
Se mia mamma l'ha fatto, poi me li mette sotto vuoto e me li riporta al nord e alla bisogna la taglio, perché se poi sta un po' troppo tempo si indurisce e non la mangi più. Questa infatti la facciamo fuori stasera. Sì, dai, quando ne è? È capicollo calabrese? Sì, è come tipo il capocollo, sì. Molto magra, parte molto magra, però è molto saporita e buona. Prosecco maschio. A questo punto non prende neanche il cellulare, non abbiamo campo. Nonostante i ripetitori, per assurdo non c'è campo. Non c'è campo, è fantastico. Ci disintossicheremo dai social, dal cellulare, da tutto. Cin. Evviva! È vero, completamente pieno di ripetitori. Che contesto che abbiamo adesso, sono le 7:30, guardate qua, c'è il presidente che praticamente fa il rabdomante con il cellulare. Cerco lo spumante. Andato e andato. Presidente, Andato e andato. che dici qua? Che Troppa gente. spettacolo. C'è ancora un essere umano là. Stanno chiudendo, balaustra. il bar sta chiudendo, tra un po' qua saremo soltanto io e il presidente e Cena luculiana stasera. poi ci armiamo di luci e Non ti dico. Cosa viene fuori? La scarpiera, sì, la tenda di Roberto sta dicendo, la mia tenda sembra una scarpiera. Ma io ci devo dormire là, Mattina vedrai come sarò bello fresco e riposato. digli ai nostri amici, quelli che passano e ci guardano, Veramente. prima un po' uno si stava schiantando per guardare noi. Veramente. Oggi partenza tardissimo, alle 3 del pomeriggio appuntamento. Vabbè, ma sapevamo il perché però. Bravo. Sapevamo già che dovevamo fare una roba relax. A tenere il posto perché avremmo trovato lo stadio di San Siro, invece a quanto pare Guardate ci qua. è andata bene. Tra l'altro io non mi aspettavo un clima fantastico, non si suda, si sta benissimo, adesso si è abbassato anche il vento, Il salame è finito, il salame, la lonza è quasi finita, dopo attacchiamo il prosecco con è finito e poi attacchiamo con tutto il resto. i primi. Ragazzi. Oggi è così, oggi è una dura giornata. Praticamente anziché andare al mare siamo venuti in montagna. Manca, ci voleva proprio una pozza d'acqua qua, eravamo a cavallo. Però non si suda neanche. No. Quindi è tutto molto figo. Tra l'altro se guardate lì è un po' tutto nero, un po' tutto coperto e infatti come vi dicevo prima noi volevamo andare un posto a nord di Milano, ma Vedendo le previsioni sapevamo che avrebbe piovuto e allora abbiamo detto se dobbiamo andare in montagna a prendere la pioggia, non poter neanche stare qui a parlare, a raccontarci, non avrebbe avuto senso. Stasera, se incrociando le dita magari ci becchiamo pure le stelle, quindi... oh no, Galli, Hai visto che ho la maglietta del mio sponsor della mia zona? cos'è? Guglielmina? Sì, magari- Alagna Valsesia, sì, le mie zone. presidente anche della Valsesia quindi. No, beh, andiamoci cauti. 7:30, non vi nego che fa freschino, guardate qua. Ho messo una maglia gallina, invece il presidente è fatto da amianto impoverito, lui sente caldo a maniche corte. Caldo. Cioè, È incredibile qua, siamo solo noi, lì sono le tende, adesso andiamo qui sopra, il bar sta chiudendo, se non ha già chiuso e ci andiamo a godere le ultime ore di luce. Sono rimasti soltanto i gestori del bar qua, noi e i gestori del bar. Un posto senza vista, Roby? Sì. Di solito dove ci sono le chiese perché sono posti strepitosi. Perché il clero mica è stupido. Sono le 8:20. C'è la luce incredibile, ha smesso di soffiare anche il vento e siamo soltanto noi, il silenzio totale. allora, prima che faccia buio del tutto, anche se poi siamo attrezzati con le luci, abbiamo deciso di cenare. Roberto qua da signora. Sono le 8:15, non 8:15, Roberto da signora, giustamente insalata di riso. Bravo, quello che mi ha preparato la cuoca. Quello che l'ha presa Enrica. Guardate qua che tramonto che c'è. Colori strepitosi. Neanche a dirlo, soltanto noi siamo rimasti. Sono spariti tutti, C'è più nessuno. anche la chiesa hanno chiuso. La chiesa ha chiuso.
Roberto insalata di riso, io tonno e fagioli. E si va a vincere facile. Bravo. Buon appetito. Ma chi sta meglio di noi? Nessuno. Oggettivamente con le temperature di questi giorni noi abbiamo la maglia a maniche lunghe, quindi da questo punto di vista meglio di noi non c'è nessuno in questo momento. Poi uno può piacere o no, però con un panorama così, come direbbe il vicino di Bruno, può accompagnare solo. Buona cena. Il bar è chiuso, sono circa le 9, le 21. Questi sono i tavolini del bar, ovviamente sotto di noi c'è tutta la vista che vedevamo anche questa mattina, ma qui c'è il barista che è ancora al lavoro. Signor Presidente, Dica, allora tutto a caffè. posto. Caffè e Caffè mandorle e mandorle. Per caramellate. l'occasione, eccolo qua. Eccolo là. Speriamo che non faccia così tutta la notte, se no. Comunque l'umidità che c'è è impressionante. È tutto umido, la tenda è già fuori esternamente, ovviamente già umida. I tavolini sono umidi, è tutto molto. Fa persino fresco, persino il presidente si è. Sì. Io mi sono messo persino i jeans e gli stivali che fa si freddo. Fa fresco fa. Tu sei esagerato. Fa particolarmente fresco e quindi il caffè va bene. Il mio set di posate. Non cogliamo il bicchiere? No, non penso. Me li dividi dopo? No, Da quant'è? Quanti tazze sono? 12. Perfetto. Abbinata alla tenda. Quello che hai risparmiato sulla tenda l'hai messo lì. Le 12 puffi. Tu mi hai detto che la tenda dei puffi, io ti dico che la caffettiera da 12 puffi. Cosa ti devo dire? Bene, e anche il caffè l'abbiamo portato a casa. Lo zucchero. Adesso ci metto lo zucchero, ci metto tutto. Il sole è sceso, arriva la notte e iniziano ad accendersi tutte le luci. Qui neanche a dirlo, soltanto io e Roberto ci siamo. Io, Roberto e la luna. Questa è la questione. Qui abbiamo le moto, 1 e 1, 2, e qui c'è la tenda. Qui c'è Gallina che sta smanettando nella sua mega tenda, mega villa che ha qua. Com'è la questione, Galli? Tutto a posto. Riesci a vedere o è troppo grande? È troppo grande, c'è anche l'eco. Ma che roba. Madonna. Tutto organizzato alla perfezione. Dopotutto se volevo andare a star comodo andavo in pensione. È troppo facile andare in campeggio con la tenda comoda. È logico. Le difficoltà mettono alla prova. E quella, quando c'è le tascabile che si vede dove è l'uomo. Sì, citofono. Guardate l'umidità come già Tu ce arriva. l'hai il citofono? Sì, no, io non ce l'ho. Ecco, io ce l'ho. L'umidità è già scesa abbondantemente, direi. Comunque è tutto molto giusto, guarda. Fresco e fresco. Non si può dire che faccia caldo, vabbè. No, si sta bene. Ho messo io la felpina, rigorosamente pantalone corto. Al presidente però una cosa deve essere riconosciuta, la fantasia, perché adesso non so se si vede, ma guardate la tenda di Roberto. La tenda di Roberto è completamente illuminata. Illuminata a giorno. Adesso mettiamo una luce più soft. Con la luce più soft si può apprezzare l'illuminazione, ecco. Artificiale. Natalizia. Natalizia, quindi qui abbiamo le stelle, abbiamo la luna e questo è quello che abbiamo intorno a noi. Le ultime luci prima della notte totale. Guarda. Vedi cosa vuol dire avere una moglie che lavora con i bambini? Queste sono le stesse luci che portammo in Francia? Queste sono un po' più lunghe. Ah, ti sei evoluto allora. Intanto vi mostro la suite imperiale di Roberto, che non so come materialmente lui riesca a entrare qui dentro oggettivamente. 2 metri di cristiano, sarà lungo 1,50 m sta roba qua. Vabbè, capiamo. Gli ho detto Roberto, se vuoi ti ospito nella mia dépendance, magari ti posso noleggiare un posto letto, ma lui opta per il no e quindi è così. A parte la tenda di Roberto che si illumina ormai, soltanto la luna, i grilli, le cicale e sopra di noi le stelle. Dalla cama ovviamente non si vedono, ma vi posso garantire che ci sono, perché fortuna vuole che le nuvole sono dalla parte di là dove siamo noi, sono la parte opposta dove siamo noi. Quindi davanti a noi, o meglio sopra di noi, c'è un cielo stellato veramente veramente incredibile. Mi diceva Roberto, che è qui davanti a voi in questo momento, che forse non lo vedete, mi diceva: da quanto tempo non si vedono le lucciole da noi? Qui ci sono, adesso spegnerò le luci e le vedrete anche voi. C'è l'erba. Sì, si vede.
Quella non è le luci di Roberto, quella è una lucciola. Quella è buona, quella è senza batteria. Quella è senza batteria, sì. Continuiamo la serata. Continuiamo la serata a goderci questo sole stellato. Non abbiamo ancora fumato. Non abbiamo ancora fumato. Ma se la rifaccio. Oh, comunque tu prendi per il culo a me, ma c'è il pile su, Te l'ho detto prima. Il pile c'hai. Sì. Io c'ho sta magliettina un po' leggerina e tu c'hai il pile. Che me l'ha regalato insieme alla tenda. Ah. Prevedevano. Mi ha regalato il pile, una bottiglia di grappa e la tenda. E la tenda. Ragazzi, noi ci godiamo questo cielo stellato, ci raccontiamo un altro po' e ci rilassiamo. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per Roberto è tante emozioni. Mi compro Una tenda nuova. Vai. Ciao. Ragazzi, buongiorno. Porca troia. Ci sei, Presidente? Ci sono. Mamma mia, guarda qua, guarda che spettacolo che è qua. Stanotte ha piovuto, ho fatto 2 gocce, ma... Ragazzi, buongiorno, sono circa le 6, ma stanotte ha fatto anche qualche goccia d'acqua, ha piovuto un po', ma guardate che colori ci sono adesso. Che quiete che c'è. C'è soltanto il presidente che va in giro a controllare. La tenda tenuto comunque. La tenda tenuto, quella del presidente, ha fatto proprio 2 gocce stanotte, non so neanche che ore fossero, non so se tu hai visto l'orario. 6 e 2 minuti. No, adesso sì, quando ha piovuto. Ah, quando ha piovuto? Quando ha piovuto. Sarà state le 4, 3 e mezza, 4. Sentivo che pioveva e ho pensato, cazzo Roberto, però non sento che si muove, quindi vuol dire che sta tranquillo. È vivo e lotta insieme a noi. Ho fatto giusto poca roba, pochissima roba, ma molto molto beautiful. Adesso facciamo fare anche un volo al Mavic, dai, go. Adesso recuperiamo il fornello e andiamo di caffèsito. Eccolo qua, perfetto. Caffettiera. Che cazzo di fare quella lì? La carne. La colazione da campione prevede succhi, biscotti, brioche, quel che resta, caffè, Red Bull se ti interessa. Red Bull, mette le ali. O insalata di riso. Ho ancora i taralli, la lonza è finita, ma i taralli sono ancora. Io personalmente ho dormito da Dio questa notte. Con un materassino sicuramente sarei stato meglio, però è perché è una stuoia, una piccola stuoia. Però diciamo che si sentiva volare una mosca proprio. E poi guardate qua, con questa alba così può accompagnare solo. Va. Tra un po' inizierà un po' di movimento qua, Roby. Piano piano si accende tutto qua. Come esce il sole già scalda, quindi faremo poca fatica ad asciugare le tende, anche perché oggi sinceramente penso che ci rilasseremo qua. Roby, il caffè è salito? Ci siamo quasi. Pronta anche la colazione, va. Si sente anche il profumo, sì. Guarda un po'. Ci siamo. Che offera mattina. Senti come gorgheggia? Direi che è salito. Siamo di lavaggio adesso, quindi lavastoviglie. Lavastoviglie fai da te. Così non mi lavo. E qui c'è tutta la vista che da qui sopra si scorge, che è tanta roba. Poi ci sono questi ombrelloni, c'è il bar qui sotto che ovviamente a quest'ora è chiuso. Se verrete qui vi godrete questo spettacolo infinito.
appena le 8 di domenica mattina, domenica 30 luglio 23, noi siamo in piedi dalle 6, il bar dove c'è scritto che fanno le colazioni è ancora chiuso, non che a noi serva la colazione perché l'abbiamo fatta, come vedete abbiamo anche la moka già lavata, pronta al prossimo utilizzo, ma sta salendo un ciclista, si sente solo il rumore del vento e dei mosconi, delle vespe, basta, fine della storia. Adesso le campane ci hanno dato una botta di vita. Una botta di vita. Una scarica di adrenalina. I campani. È tutto estremamente relax oggi qua. Sono circa le 9, il sole è iniziato a scaldarsi. Siamo stati tutto il tempo seduti sui tavolini del bar che era chiuso, a vedere il sorgere del sole, a riposarsi. Avete presente quelle giornate dove avete necessità di non fare nulla? Ecco. Questo weekend è nato proprio con quella esigenza, proprio l'esigenza di andare, fermarsi, riposarsi, spegnere il cervello. Il cellulare non è necessario perché qui non prendono, nonostante tutte queste antenne non c'è campo, o meglio la situazione è strana, a volte c'è il 4G, a volte non cerca proprio nulla, ma io personalmente ce l'ho spento e Roberto pure in questo momento. Ce l'ho giù. E adesso torniamo alla nostra tenda e ci facciamo un secondo caffè e poi ci godremo il sole. Roberto, come vedete, già a maniche corte, io mi toglierò la maglia, mi siederò sulla mia sediolina e ci abbronzeremo. Eccoci, il campo piano piano lo stiamo smantellando. Nel frattempo è arrivata l'ora di pranzo e quindi c'è logicamente da povero, per come la tenda. Insalata di riso, bravo, offerta dal presidente. Bravo. Il tempo, come vedete, è abbastanza incerto, quando c'è il sole picchia di brutto, quando si annuvola la temperatura scende, non dovremmo correre rischi di pioggia, anche se in realtà la pioggia è arrivata questa notte. Mi ero preoccupato un po' per il presidente che... Preoccupazione inutile, questo è il top di gamma. Le dimensioni dicono che sono 2 metri per 1,20 sulla carta, nella realtà però vi posso garantire che faccio fatica a vedere Roberto lì dentro. Non so come abbia potuto dormire. Quando pioveva ho pensato a lui, però non sentivo cerniera aprirsi, quindi ho detto magari io dormo, non se ne è accorto, comunque sia. Stavo da Dio. È asciutto. Non mi sentivi perché stavo guardando Netflix. Ah, ok. Nella sua 5 star qui c'è anche Netflix. Comunque lui sta aperitivizzando. Aperitivizzare? Ho massaggio un cracker. Opla. C'è anche da bere da qualche parte. Addirittura. E poi andiamo di primo. Primo e unico. Primo, piatto unico. Piatto unico. Biscotti, caffè. Vabbè, l'ultimo caffè che ci facciamo qui a Passo Penice. Anche volendo fare un altro non c'è più materia prima. Finito. Finish. Anche loro. È facile. Ma si fermano e ti dicono: ma io ti conosco, tu sei il presidente del canale. Sì. Diciamo questo perché proprio adesso sono passati una coppia di signori con Kim, se si riconoscono, purtroppo li siamo presentati quindi non saprei dirvi neanche il nome. Stavamo facendo il caffè, ci hanno riconosciuto, si sono fermati, abbiamo scambiato 2 chiacchiere e poi Kim ha tentato di fare bisogni sulla moto di Roberto, per fortuna non è riuscito nell'intento. C'è il filo spinato che la circonda. Elettrificato, spinato, di tutto c'era. Comunque i proprietari del cane l'hanno fulminato al volo. Sì, ha detto, guarda, lui gli ha detto, ti taglio il pisello. Sono motociclisti anche loro, che però adesso, avendo un husky, difficilmente riescono a muoversi in 3. Il nostro caffè è andato divinamente, l'ultimo caffè sulla Madonna del Passo Penice, così dovrebbe Santuario della Madonna del Passo Penice, questo dovrebbe essere il nome. Nel frattempo è uscito, come vedete, il sole che quando esce ci scioglie anche le tende. Esatto. Quando esce picchia forte. L'esperienza è stata un'esperienza estremamente positiva, ragazzi. Da non ripetere. No, non è vero. No, perché tu continui a rompermi il palle con la mia tenda, ma perché la mia tenda è il top. È una tenda da puffo. Mi spiegate come c'entra uno di 3 metri dentro una tenda da puffo? No, ma è per 2 persone, sì, per due sotto il 1,10 m, perché è impressionante quanto è piccola, vabbè. E comunque Enrica devi investire qualcosa in più in tende il prossimo acquisto. Ha speso più per il fornello del gas che per la tenda. È vero.
È vero. Che comunque, nonostante ciò, questa notte quelle poche gocce d'acqua che ha fatto l'ha tenuto bello asciutto. Bello asciutto e ho dormito come un bambino. Quindi esperienza positiva anche quella di venire qua. Ieri sera abbiamo dormito divinamente, faceva fresco, ci saranno stati 13-14 gradi, era veramente fresco. E questa mattina, quando siamo svegliati, i colori erano semplicemente strepitosi e poi ci hanno fatto compagnia un po' le nuvole, ma fortunatamente vanno e vengono. Quando vengono la temperatura scende, quando vanno la temperatura si arde qua. Quando lui mette il pile, vanno. Quando lo toglie, vengono. Di conseguenza è solo colpa sua. Quindi tra un po', se nel video vedete arrivare la nuvola, è tutto sotto controllo. Non c'è problema. Sappiamo come combatterla. Va bene, gioventù. Va bene. Eccolo qua, Kim è tornato. Kim, più avanti, più avanti, più avanti. Kim è quella, quella Kim. E questi sono i signori che il titolare di Kim. Che ti hanno riconosciuto. Che ci hanno riconosciuto e ci hanno salutato. Adesso li lasciamo stare perché non mi sembra il caso di disturbarli. Come vedete le nuvole sono abbondanti, però quando esce il sole la temperatura è very strong. Qui sul santuario, almeno oggi, c'è stato un bel movimento, tante moto, tanti ciclisti e tanti semplicemente appassionati di montagna, con passeggini, senza passeggini, a piedi, correndo, di tutte le salse. Ragazzi, una cosa estremamente importante che non abbiamo detto ma che la diamo per scontato: se fate esperienze come quelle che abbiamo fatto io e Roberto, mi raccomando, lasciate il posto meglio di come l'avete trovato. Questo è il secondo sacchetto di immondizia che facciamo e lo buttiamo via, go, si torna in sella e si torna verso valle. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale gratis, almeno Roberto riesce a comprare una tendina migliore. Ciao, al prossimo video.